La prima volta che entro in una pasticceria passando il tornello e qua c'è una sfilza di vassoi pieni di ogni ben di Dio. Che bello, tutta la nostra frutta tropicale. Non è solo una metropoli. Città del Messico è un organismo vivente che respira tra templi antichi e grattacieli moderni. Difficilissimo camminare su questo selciato senza procurarsi una storta. Oggi ci lasciamo alle spalle il traffico per scoprire l'anima bohemien di Coyoacán e i segreti di San Angel, in un viaggio arcaico tra luce e ombra. La sua atmosfera interna, intima, arcaica, quasi funerea. Fermati e comincia a viaggiare con un reporter in valigia. Qui ha self-service. Sì. E si piglia. Este. Y este. Eccoci qua. Non ho capito esattamente cosa ho preso, a parte il fatto che è ricoperto di zucchero, a circa mezz'ora dal centro, ma che può diventare benissimo un'ora perché a Città del Messico il traffico cambia repentinamente. E sono entrato come in una dimensione altra, perché questa è una città, nella città che io magari mangio. Mi trovo a Coyoacán, che è nota soprattutto per aver ospitato Frida Kahlo, Diego Rivera. Ci sono i musei a loro dedicati, ma a prescindere dalla loro esperienza artistica si tratta di un vero e proprio borgo con le strade selciate, con i parchi verdi. La dimensione è quella di un villaggio, perché questo un tempo era un villaggio separato dal centro di Città del Messico, oggi è stato inglobato nell'area metropolitana di Città del Messico, però venendo qua appunto sembra di entrare in un borgo completamente diverso da tutto quello che vi ho mostrato fino ad ora. Quest'altro pino di mandorla mi piace di più. C'è veramente qua una dimensione da altri tempi. Il carattere identitario di questo borgo è rimasto intonso nel tempo. Oggi chiaramente è diventato sempre più turistico per via dell'esperienza di Frida Kahlo. Il museo è gettonatissimo, bisogna riservarlo con molto anticipo. Però a prescindere da questa trasformazione, l'atmosfera che si respira continua a essere quella del villaggio rurale messicano. Lassù mi sa che fanno delle prove per un coro. I parchi coloniali che sto vedendo in queste città mi piacciono da matti, da matti. Ma adesso è arrivato il momento più divertente per me, il mercato. In questo caso il mercato di Coyoacán. Varcare la soglia di un mercato messicano significa esporsi a un assalto di colori e profumi. Un labirinto sensoriale tra pile di frutta esotica e spezie dal nome dimenticato, dove ogni banco racconta una storia di tradizioni millenarie. Hola, ¿qué te vendo?
Hola, 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 hola. Che bello, tutta la nostra frutta tropicale. Tutta la nostra frutta tropicale di cui non so il nome. Mi piacciono da matti quelle verdure, quella frutta cotte al vapore col miele, come quella sorta di mandarino cinese che ho mangiato non mi ricordo dove. Formaggi di tutti i tipi. Sincio, maracuja, tinas hierbas e vai. Provoleta? Cos'è un provolone? Chihuahua. Guarda che stecche di formaggio. Qua ci sono dei dolcetti a base di amaranto e frutta secca. Perdona, ¿ese es amaranto? Es como semilla. Con semilla. Ah. Vale. L'angolo del cibo. E poi qua sementi di tutti i tipi, frutta secca, spezie. Questa che è la curcuma. Wow. Ecco il mole. Preparazione: dissolvere in boiling chicken nel brodo dissolvere nel brodo di pollo per 15 minuti fino a raggiungere la consistenza desiderata, ed è praticamente un impasto di frutta secca e cioccolata. Per questo dà un sapore che non a tutti piace, perché fa un po' strano sentire la cioccolata nei piatti di carne. Il cioccolato che incontra la carne, la dolcezza che sfida il piccante, l'audacia della cucina messicana inizialmente confonde il palato europeo, per poi stregarlo. Il Messico non ha paura di osare, nemmeno a tavola. Qua produzione artigianale di tortiglia con un macchinario che ha i suoi anni. Stupendo! Ma passiamo all'abbigliamento. Halloween si avvicina, qua è un tripudio di costumi di tutti i tipi, assurdi. Desde que entraste en mi vida, la noche se hace día y no sé quién soy. È un villaggio anch'esso di impianto coloniale, per cui le architetture sono quelle coloniali, ispaniche, ma qua molto presto si è insediata una comunità artistica, intellettuale, appunto come Frida Kahlo, Diego Rivera. È diventato come un rifugio per loro, queste piazze ombrose, le fontane, le stradine acciottolate. E ancora oggi, tra i caffè, le panaderie, il mercato coperto, si respira un'atmosfera cittadina, cioè vissuta proprio ogni giorno dalla gente del posto. E quindi sarebbe bello che il turismo riuscisse ad entrare in questi ambienti sempre più in punta di piedi, invece che fagocitandosi tutto. La coda è quella del museo di Frida Kahlo, qui a Coyoacán. In questo momento è completamente sold out per tutto il mese, occorre prenotare molto tempo prima per assicurarsi la visita, cosa che non ho fatto, quindi non la vedrò e non ve lo mostrerò, ma me ne andrò in un altro museo che per alcuni è persino ancora più emozionante. Questo azzurro, lapislazzuli, però è bellissimo, sembra riflettere il cielo anche ora che è nuvolo. Di luoghi in cui si bevono frappè, succhi di frutta di tutti i tipi, è pieno il Messico, pieno, con tutti i loro festoni colorati, con i crani dei morti. Devo finirla di riprendere tutti i chioschi agli angoli delle strade. E da questo portale, con questa bifora coloniale, comincia questo lungo rettilineo, questo lungo viale alberato con i marciapiedi di pietra, le piante di nuovo altissime che rendono tutto un bosco e queste bellissime facciate decorate di colore terracotta.
mi dà l'idea questo quartiere di un posto come dove la tradizione messicana viene raccontata in chiave bohemienne, quindi un posto in cui si legano da un lato la tradizione, dall'altro il pensiero libero, l'arte, la cultura. Ora caffettini, questa pasticceria dove ho fatto anche scorta di pan de muerto, proverò a portarmelo in Italia, chissà se regge il viaggio, e poi me ne vado a pranzo in un altro posticino, un altro quartiere qua a fianco. Ho preso di nuovo un taxi attraverso la nota piattaforma di trasporto urbano e sono arrivato nel quartiere confinante di Coyoacán. Questo è il quartiere di San Ángel. C'è questa meravigliosa piazza inclinata verde. Qua siamo davvero fuori dai radar turistici. San Ángel ci accoglie con la sua eleganza coloniale e il silenzio interrotto solo dal rumore delle fontane. È il rifugio perfetto per un ultimo pranzo che sa di malinconia. Anche qua un altro villaggio, un pueblo che era vicino appunto a Coyoacán. Oggi la città si è espansa e sostanzialmente senza soluzione di continuità si passa da un pueblo all'altro senza rendersi conto effettivamente di un cambio di amministrazione. Stanno realizzando un programma televisivo in vista del Dia de los Muertos. In questo palazzo c'è un museo, ho chiesto indicazioni alla guardia, ma aveva la mascherina, in più si mangiava le parole, non ho capito niente, sono entrato comunque. È una dimora seicentesca in stile coloniale bellissima. Come vi avevo già detto anche a Guanajuato, le dimore coloniali hanno questa corte centrale. Inizialmente erano tutte scoperte, invece guardate, praticamente in tutte hanno messo delle coperture a proteggersi probabilmente dalla tanta pioggia che colpisce questa parte del Messico. Un barocco che anche qua è imperversa. C'è una collezione d'arte in questa che è la Casa del Risco, ma secondo me quello che è più rilevante è questa architettura barocca bellissima e soprattutto è nota per la sua fontana di porcellana dove adesso hanno installato questo set televisivo. E qua c'è l'orizzonte con tutti i fiori arancioni tipici de las Días de los Muertos. Una fontana di conchiglie e porcellana. Adesso mi devo mutare perché iniziano le riprese. Difficilissimo camminare su questo selciato senza procurarsi una storta. Sono venuto qua anche perché mi hanno consigliato un ristorantino su questa piazzetta. Dovrebbe essere un posto un po' pettinato, però è il mio ultimo pranzo messicano. Mi spiace un casino andarmene via. Sto bevendo la famosa acqua di pioggia, agua de lluvia, aspettando le enchiladas. Questo posto è carinissimo. E amo che la tipa all'ingresso nei momenti morti pulisca tutti i menù con una spugna. Ed ecco la mia enchilada, che sono queste sorte di cannelloni di tortiglia ripieni di carne con salsa verde, salsa rossa e mole, quella salsa col cioccolato, gli immancabili fagioli con sopra del formaggino con le sue salse, questa è un po' più piccante, questa meno piccante, e poi la cipolla caramellata, il pane e la mia acqua di pioggia. Mi mancherà la cucina messicana. Ha sapori che si combinano in maniera deliziosa, le carni cucinate benissimo, le salsine che enfatizzano tutto. Mi mancherà tranne quando è troppo piccante. Bueno, es que riqueta. Questa enchilada è buonissima. Ah, la cipolla è piccantissima.
Gracias. ¿No? ¿Qué tal? ¿Están buenas? Buona, America. Qué bueno. Gracias. Acqua e limone. Ed eccoci purtroppo all'ultima tappa di Città del Messico, una tappa che ci riporta alle civiltà preispaniche, perché Diego Rivera, noto architetto messicano, ha dedicato questo museo proprio alla collezione di oggetti archeologici derivanti da quelle etnie, da quelle culture. Diego Rivera non ha costruito solo un museo, ma un tempio di pietra lavica per custodire l'orgoglio di un intero popolo. Qui, tra luci e ombre, il tempo si ferma. Un dialogo muto tra il presente di cemento e le radici antiche che pulsano dalla terra. Questo museo, già nella sua architettura, progettato proprio dallo stesso Rivera, vuole riproporre i tempi delle civiltà preispaniche. È stato realizzato con rocce di pietra lavica locale. La sua atmosfera interna, intima, arcaica, quasi funerea, è un'esperienza davvero di luce e ombra, davvero unica. È un museo che mi è piaciuto tantissimo. Ho skippato la casa museo di Frida Kahlo perché appunto non sono riuscito a prenotare in tempo. Mi avevano detto che questo forse merita addirittura di più. Posso confermare che sicuramente è una visita eccezionale. Tra l'altro da qui su si vede anche il picco di Aguila, ovvero la montagna dove ho fatto trekking ieri. Guardate, il picco di Aguila, quello lassù in cima, il più alto di tutti. Adesso ad esempio sto passeggiando in questo giardino dove si uniscono linee minimaliste a forme arcaiche, appunto di culture preispaniche, con le materie prime locali e il bosco lasciato praticamente intonso che dialoga con questi parallelepipedi vulcanici. Mentre percorro questi viali alberati, mi rendo conto che non sto solo lasciando una città, ma uno scrigno di bellezza che ti assale a poco per non lasciarti più. E ora che percorro questo lungo viale alberato, l'avenida Francisco Sosa qui a Coyoacán, mi sento di tirare un po' di conclusione di questo mio viaggio messicano, visto che si appresta alla fine purtroppo, che mi ha estremamente sorpreso, da Guanajuato a San Miguel Allende, soprattutto la Città del Messico, posti che mi hanno riempito gli occhi di meraviglia e la mente di curiosità, perché sono posti che non si lasciano scoprire immediatamente e facilmente. Città del Messico in particolare ha una bellezza che ti assale a poco, non ha una bellezza immediatamente leggibile come può essere una Parigi, una Roma, una Vienna. I suoi fasti monumentali come quelli del centro storico sono piuttosto malconci talvolta, ci sono tanti quartieri da evitare. Dal punto di vista della sicurezza, visto che è un tema che interessa molto, sono stato sorpreso dal fatto che in realtà quando si gravita nei quartieri, quelli in cui la vita viene vissuta, come Roma, come Condessa, Polanco, ma anche il centro storico, adesso Coyoacán, Santa Fe, insomma, si può vivere una vita rilassata, pacifica e tranquilla,
prestando le stesse cautele che si presterebbero in qualunque altra metropoli con milioni di persone. Mi è servito prestare una particolare attenzione aggiuntiva rispetto a visitare una Roma, una Milano, una Napoli, una Parigi. Il fascino di Città del Messico in particolare ti assale per le sue vibrazioni, per la sua energia, per il suo dinamismo di grande metropoli a metà fra l'occidentale e il latino. Uno stile di vita all'aria aperta dove protagonista è il cibo, ma anche l'arte e la cultura, una scena artistica dinamica come le sue strade a tutte le ore di tutti i giorni della settimana. Una cultura, quella messicana, colorata come le facciate delle sue abitazioni. Aiuto! E poi calda come il sorriso della gente, che qua è estremamente sempre gentile, cortese e accogliente. Mi sono sentito veramente abbracciato dall'abbraccio latino del Messico. Lascio questa terra con la sensazione di che ha trovato un ritmo nuovo. Il Messico non è solo un luogo, ma un battito che resta sotto la pelle. È la dignità di un popolo che ti guarda dritto negli occhi, pronto ad accoglierti. Questo viaggio di Reporter in valigia si ferma qui, ma il suo eco ci accompagnerà per sempre.